Ilvana Dolce Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un gilet caldissimo, si realizza in poco tempo, un punto a V con scollatura a V. Ho scelto 4 colori come avete visto nella foto, voi potete realizzarlo in un solo colore ma anche 2 o anche 3, insomma come preferite, o anche aggiungere le maniche e realizzare un bellissimo maglione. Andiamo subito a vedere da vicino il nostro gilet, poi il filato e poi il tutorial. Andiamo a vedere da vicino il nostro gilet. Come vedete ha uno scollo a V, le maniche non ci sono perché è un gilet, ma ho fatto una rifinitura a maglia bassa. Il sotto non ho rifinito perché sinceramente lo volevo non con nessun bordino sotto, ma resta un pochino di filato arancio, al limite possiamo fare anche un punto gambero per rendere ancora più sportivo. Questa è sempre un'idea che posso darvi. Per quanto riguarda le misure è super semplice, si prende la circonferenza o dei fianchi o del seno, dividiamo per 2, nel mio caso ora vi do tutte le misure, prendete la vostra misura, dividete per 2 e ogni pannello avrà quella misura. Possiamo aggiungere, adesso prendo il centimetro e vi dico le misure. Adesso per la mia larghezza, adesso è cucito, sono 55, per cui di agio ho dato di morbidezza, ma se preferite potete anche non darla, ho dato il 10% che corrisponde ai 10 cm ovviamente. Voi potete dare il 10% se vi piace leggermente più morbido. Io l'ho preferito morbido, non aderente, perché a parte sotto metto la maglia, posso mettere una camicia, ma lo volevo abbastanza morbido. Sapete che le cose morbide mi piacciono, però voi potete decidere, potete anche non farlo, perché il punto è molto elastico, anche se poi ho deciso di realizzare su qualche punto, vedete, delle maglie alte, proprio per bloccare un pochino la lentezza. Andiamo a vedere un attimino il campione. Io ho realizzato un campione ovviamente lavato, sono 1 2 3 4 5 6, se non sbaglio 7 punti su 10 centimetri. Andiamo subito a controllare. Sì, sono 7 punti in 10 centimetri. In base a questo ho preso, con uncinetto numero 7, ho preso la misura per la larghezza, per cui voi fate il vostro campione, uncinetto numero 7, perché è bello che sia molto aperto il punto. Nel momento in cui si lava, vedete, questo è lavato, come esplodono bene le fibre, vedete a differenza, anche se qui comunque è un punto aperto, ma in questo punto sono delle maglie alte come queste, il punto si va leggermente proprio ad aprire proprio le fibre, per cui adesso dobbiamo lavare anche questo gilet e andiamo a vederlo, poi ve lo farò vedere anche lavato. Allora, questo è il campione, è un punto di riferimento che potete avere anche per prendere le vostre misure. Quante righe? Sempre in 10 centimetri, ve lo dico, in 10 centimetri sono circa 1 2 3 e mezzo, 3 righe e mezzo in 10 centimetri, per cui avete il vostro campione, fatelo, così potete sviluppare la misura. Meglio sempre fare un piccolo campione. Allora, fatto questo, i colori, ho scelto questi 4 colori, voi potete realizzarlo di 2 colori e alternarlo, di un colore solo, potete farlo, che ne so, di 3 colori, ma anche a più colori. Sono per questa taglia, diciamo che tra una M e una L, diciamo in questo modo, abbastanza comodo il nostro gilet. È avanzato soltanto questo colore, circa ci vogliono 200 grammi, per cui sono 4 gomitoli, facilissimo da realizzare. Potete decidere di fare anche le maniche, potete anche farle anche di un solo colore, per esempio decidere di farle scure, di farle color arancio, il color Havana, insomma potete decidere anche di aggiungere le maniche con lo stesso punto o anche semplicemente a maglia alta. Allora passiamo subito al filato e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è Atala color Ribera, sono 50 grammi di filato, 52% di alpaga, il 34% di acrilico, 14% di poliammide. Sono 100 metri, consigliano i ferri dall'8 al 9 e l'uncinetto dal 6 al 7. Color Dresda, Tunisi,
Havana, uncinetto 7. Ho avviato 40 catenelle. Allora noi dobbiamo avere semplicemente un numero pari di catenelle di avvio. Entro sul punto, realizzo doppia maglia bassa che corrisponde a una maglia alta. Ecco qui. A metà abbiamo un bordo leggermente più rifinito. Allora adesso vado a prendere il filo, salto una catenella, vado sul punto successivo e realizzo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. In questo modo. Proseguo ancora saltando un punto sottostante, vado in quello successivo e realizzo una maglia alta, catenella e maglia alta sullo stesso punto. Ancora prendo il filo, salto un punto, vado in quello successivo e realizzo una maglia alta, prendo un pochino di filo, una maglia alta, una catenella e una maglia alta sullo stesso punto. Proseguo fino al termine della riga, saltando sempre il punto. Un consiglio di allineare bene le catenelle quando lavoriamo, di metterle sempre nel dritto. Poi lavoro ancora una maglia alta e una catenella e maglia alta sullo stesso punto fino al termine della riga. Quando arrivo al termine abbiamo una sola catenella, vado a saltare sempre una catenella e concludo con una maglia alta. Giro il lavoro, catenella, giro il lavoro e vado a lavorare sempre una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa, prendendo la costina laterale lavoro una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto una maglia alta rinforzata. Adesso cosa faccio? Prendo, entro dentro il punto a V, lavoro il punto a V, una catenella con la maglia alta, per cui sono sempre lo stesso modo. Vedete? Adesso ancora prendo il filo, entro dentro al V, non qui, mi raccomando, dove c'è la catenella, vado a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Vedete? Ancora vado dove c'è la catenella, vado con l'uncinetto, entro dentro e lavoro maglia alta, catenella, maglia alta. Spesso si sbaglia e si entra, diciamo, tra le due V. Assolutamente no, dovete entrare nella V, per cui riprendo il filo, rientro nella V e vado a lavorare fino al termine della riga, ovviamente concludendo con una maglia alta. Adesso che siamo al termine vado a lavorare una maglia alta sull'ultima maglia, la prendo bene tutte e due le costine e vado a chiudere con una maglia alta. Adesso ho lavorato per 6 righe, 1 2 3 4 5 e 6. Vado a concludere, ma inserendo poi, adesso vado qui, così vi faccio vedere che questa è l'ultima maglia, come abbiamo fatto in questo modo. Vedete, abbiamo fatto il punto a V e poi andiamo a realizzare l'ultima maglia, l'ultimo punto a V, realizzo una maglia, non la completo, mi fermo in questo modo, vado a prendere l'arancio e faccio passare il filo. Adesso il filo lo passo in avanti e anche l'altro, la codina, vedete, lo vado come a incastrare e realizzo una catenella.
giro il lavoro e adesso realizzo una maglia alta. Vado a bloccare i due fili dietro, qui vado sotto, vado a prendere il filo con cui noi ci lavoriamo, prendo il filo, allora passo sotto, vado a lavorare una maglia alta, oppure le due maglie basse, come preferite, una sopra l'altra. Lascio un attimino il filo, vado a prendere il filo marrone e lo vado a bloccare nelle asoline. Poi, essendo che è molto essendo un filato bello pelosetto, si incastra benissimo e non ci scivola, vedete. Poi una volta lavato si blocca. Vado a passarlo in questo modo. Adesso io non vado a lavorare il punto a V, ma vado a fare una serie di punti alti, per cui i punti alti come li eseguo? Adesso qui abbiamo fatto la maglia alta, entro tra la maglia alta e il punto a V, prendo il filo tra la maglia alta e il punto a V, in questo modo entro dentro al punto a V, poi entro tra i punti a V, vedete, questo è il primo e il secondo punto a V, entro qui al centro. Questo perché poi dobbiamo riuscire ad avere lo stesso numero di maglie. Prendo e entro dentro al punto a V. Adesso vado tra le due a V, allora entro e vado a lavorare la maglia alta. Allora adesso proseguo fino alla fine e poi iniziamo a lavorare il punto a V. Lo facciamo solo in questo caso, ma anche perché ci permette di non, siccome il punto a V vedete cede tantissimo, in maniera che la nostra maglia in un certo punto viene un pochino assestato il punto. Allora proseguo. Adesso che ho terminato la riga, giro il lavoro come abbiamo fatto sempre, catenella, o vado a lavorare la maglia alta che allungo la catenella e poi maglia alta, oppure lavoro le due maglie basse una sopra l'altra e abbiamo realizzato. Ora dobbiamo fare il punto a V. Come lo realizzo? Uno lo lascio e entro in quello successivo, uno lo salto, vado in quello successivo, poi punto a V, con catenella, di nuovo maglia alta, abbiamo realizzato il punto a V. Come faccio ad andare? Salto uno e vado in quello successivo, qui salto una maglia e vado in quello successivo, sempre catenella di separazione e vado di nuovo, salto e vado in quello successivo. Così abbiamo realizzato delle maglie alte sottostante che ci fa comunque da motivo, ma nello stesso tempo ci rende un pochino più stabile il lavoro, un pochino più stabile. Proseguiamo. Allora adesso mi sono portata avanti con il lavoro. Allora ho lavorato 6 righe con questo colore arancio, ho lavorato sempre le 6 righe, una riga l'ho lavorata a maglie basse, punto a V, punto a V, punto a V, su 4 righe di punto a V e una riga di maglia alta. In totale sono sempre 6 per ogni colore. Adesso io ho lavorato colore Tunisi, ho fatto solo punto a V, solo punto a V. Invece del color avena ho fatto diciamo un giro solo, una riga, precisiamo una riga di maglie basse e poi 1 2 3 4 e 5 punti a V, per cui diciamo che le righe di maglie alte sono solo dell'arancio prima e la sesta riga e poi la prima riga del colore avena e poi basta. Questo a parte da anche come un motivo, ma stabilisce anche il nostro punto a V. Allora realizzato, vi do subito le misure. Io già ho messo i marcapunti per lo scollo che ora vi dico. La lunghezza è di 56 centimetri, si legge bene, sì. Andiamo a vedere la larghezza di 55 centimetri che ho dato ovviamente
un pochino di larghezza per quanto riguarda la circonferenza, però vedete si allenta molto, per cui insomma non dobbiamo allargarlo tanto. Allora adesso ho messo i marcapunti, andiamo a realizzare il secondo pannello, ma ci fermiamo esattamente, io già l'ho preparato così vi faccio vedere, ci fermiamo esattamente sulla seconda riga del terzo colore, seconda riga. Allora in questo caso iniziamo a lavorare lo scollo a V. Io realizzo lo scollo a V abbastanza ampio e scollato, perché questo gilet io lo voglio che sia scollato davanti, non troppo chiuso, in maniera che sotto, se voglio mettere una camicia, voglio mettere un tipo di maglia, più che altro per la camicia, io lo voglio abbastanza un modello diverso, insomma che sia abbastanza scollato, poi tanto poi lo dobbiamo chiudere un pochino. Allora vi do le misure della scollatura, è 18 centimetri, almeno avete un punto di riferimento. Comunque io vado a lavorare prima e seconda riga del terzo colore. Andiamo a realizzare lo scollo a V. Allora ho girato il lavoro e sono sulla terza riga, adesso proseguo fino ad arrivare al centro del nostro lavoro. Ho messo il marcapunti, adesso vado qui. Adesso che sono proprio al centro, vedete, ho messo il marcapunti tra un punto a V e un altro punto a V. Che cosa devo fare? Vado a lavorare sull'ultimo punto a V, che è questo, vado a lavorare una sola maglia alta. Dove ho il marcapunti, vedete qui al centro, vado a lavorare una maglia alta. E questo è il nostro centro. Ora mi alzo di 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro. Adesso vado a lavorare. Allora, adesso che abbiamo voltato il lavoro, io vado a lavorare, abbiamo fatto le 3 catenelle, vado a lavorare sul primo punto a V che incontro, che è questo, vado a lavorare il punto a V e lavoro tutta la riga. Allora prendo bene il filo e lavoro il punto a V. Una cosa che dobbiamo verificare dalla larghezza, adesso lavoro tutto il punto a V, andiamo a prendere il pannello dietro e dobbiamo verificare quante diminuzioni dobbiamo fare. Cioè se noi sappiamo che qui abbiamo adesso tolto un punto a V, io ve lo dico che se realizzate una taglia diversa dalla mia sapete come muovervi. Allora adesso io prendo il pannello, qui abbiamo, senza prendere il centimetro non serve, allora prendendo il pannello io ho 1 2 3 4 5 6 7 8 che sono molto larghi, posso farlo anche più piccolino al limite, così ho per esempio ho 8 o 1 2 3 4 5 6 anche 6 punti a V. So che io devo scalare 6, 3 da una parte punto a V e 3 dall'altra, da un giro si scala e dall'altro no. Quando arrivo vado a non scalare più, questo è importante, per cui quando poi arrivo dalla parte che non ci occorre più scalare, ma lo giro in questa maniera che si vede meglio, non lo vado più a fare, per cui adesso so che devo scendere di 3 e di 3, ok? Perché 8 mi sembra troppo, di 3 e di 3, poi se vi piace più largo potete fare di 4 e di 4. Quando poi andate a contare che avete tolto i punti a V, ne avete tolti 4, non andiamo a fare più le diminuzioni, semplicissimo. Adesso proseguo e poi giro il lavoro. Finita la riga vado a girare il lavoro, catenella e volto il lavoro di nuovo. Vado a lavorare sempre nello stesso modo, maglia alta, e realizzo i punti a V. Arrivati adesso qui al centro abbiamo fatto il punto a V, qui abbiamo l'ultimo, vado a realizzare una maglia alta
in questo modo, vedete, proprio sotto al punto a V, vedete, questo è l'ultimo. Vado a realizzare una maglia alta queste sono le 3 catenelle che abbiamo realizzato e questo è il punto a V. Vado a realizzare una maglia alta nell'ultima catenella delle 3 che abbiamo realizzato nel giro precedente. Ecco qui, realizzo una maglia alta. Adesso 1, 2 e 3 e volto il lavoro. In questo caso entro dentro al punto a V, come abbiamo fatto qui, vedete? In questo punto noi abbiamo lavorato come abbiamo fatto in questo punto qui, 2 punti a V, questo è tornato indietro e adesso vado a lavorare il punto a V in questo modo, catenella e punto a V. Proseguo fino al termine della riga. Adesso abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, questo è il sesto, per cui dobbiamo cambiare colore. Adesso vado a cambiare ovviamente il colore. In questo modo faccio passare il filo, come vi ho fatto vedere prima, questo lo metto in avanti, l'altro lo metto in questo modo e vado a realizzare una catenella. Il resto posso tagliare. Adesso proseguo con il colore diverso e vado a realizzare un'altra diminuzione che ci occorre. Adesso punto a V, catenella e punto a V. Adesso vado a chiudere con una maglia alta sull'ultimo punto a V, prendo il filo e lavoro, anzi no, sulla terza catenella perché si prende un po' più di qui, eccola qui, e vado a lavorare la maglia alta, in questo caso 3 catenelle e volto il lavoro. Vado di nuovo a lavorare sul primo punto a V e credo che le nostre diminuzioni, ora controlliamo, siano terminate in questo modo. Adesso dobbiamo arrivare, abbiamo fatto questa scollatura, andiamo a lavorare fino a terminare altri 4 giri e tagliamo il filo e abbiamo concluso. Siccome non vado più a fare diminuzioni, non ne voglio fare più, vado semplicemente a prendere il filo sull'ultimo punto a V, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta, per cui giro il lavoro, maglia alta, di nuovo, e lavoro il punto a V, per cui tutto poi è normale come se stiamo lavorando un pannello, per cui facilissimo. Ora vi faccio vedere, ecco qui, e andiamo a lavorare. Abbiamo 1, 2, 3 e 4, abbiamo 5 e 6, abbiamo terminato. In questa parte, come dicevo prima, non abbiamo realizzato le maglie alte, ho preferito fare semplicemente il punto a V, che viene meglio la scollatura, però dietro io l'ho fatto comunque in maniera che tiene un pochino più di sostegno per quanto riguarda la larghezza. Allora proseguiamo. Ecco qui, la prima parte l'abbiamo realizzata, ora dobbiamo realizzare la parte opposta. Per realizzare la parte opposta non possiamo iniziare da questa parte perché poi si vedrebbero i punti diversi, dobbiamo iniziare dal centro per fare un lavoro fatto bene. Allora dobbiamo semplicemente riprendere il filo dello stesso colore, eccolo qui, e mi vado ad agganciare proprio al centro. Allora, agganciata al centro vado a realizzare sempre o le 3 catenelle o la maglia alta, quella doppia, la facciamo doppia, sì, in questo modo, come abbiamo fatto in questa parte opposta. Vedete, abbiamo fatto catenella, cioè abbiamo fatto le 3 catenelle e dentro al punto a V una maglia alta e poi abbiamo lavorato il punto a V, per cui qui abbiamo realizzato la maglia alta, vado a realizzare un'altra maglia alta
dove c'è il punto a V, e ora vado a lavorare il punto a V fino alla fine della riga. Qui dobbiamo lavorare nello stesso modo, semplicemente al contrario, stiamo partendo dal centro. Adesso che ho realizzato l'ultimo punto a V, questa è sempre la parte centrale, abbiamo le due maglie, siamo alla parte diciamo contraria, vado a lavorare una maglia alta nell'ultima maglia alta, 3 catenelle e volto il lavoro. Voltato il lavoro, vado a proseguire sul punto successivo. Dentro al punto a V vado a realizzare il punto, un punto alto. Ora adesso proseguo a lavorare, a fare un pochino di attenzione dalla parte destra e parte sinistra, ma insomma io vi faccio vedere tutti i passaggi. Chiudo con una maglia alta l'ultimo punto a V e vado a chiudere con una maglia alta e chiudo. Adesso dobbiamo cambiare colore, per cui vado a prendere il colore e dispo un attimo perché devo entrare con il colore. E anche questo vado a bloccarlo e realizzo una catenella e giro il lavoro. Adesso, come abbiamo da questa parte, dobbiamo fare anche dalla parte opposta. Vado a realizzare una maglia alta nel punto a V, per cui sono 2 maglie alte, la prima che abbiamo iniziato e la seconda. Adesso vado a lavorare ogni punto, sempre il punto a V, fino a terminare la riga e volto il lavoro. Adesso, sempre ho voltato il lavoro, entro nell'ultima maglia alta dopo il punto a V, nell'ultima maglia alta e vado a chiudere. Adesso, come dalla parte opposta, la dovete avere come uno specchio, no? Adesso noi abbiamo lavorato in questo punto, dobbiamo semplicemente non fare più diminuzioni. Noi siamo alla seconda, qui siamo alla seconda, io mi alzo di una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare una maglia alta e poi il punto a V. E adesso mi alzo, finisco di fare le 6 righe, arrivo al totale di 6 righe e ho terminato. Lascio sempre un pochino di filo poi per la cucitura. In questo modo. Ecco qui, abbiamo completato lo scollo. Adesso andiamo a cucire la parte sopra dei due pannelli mettendoli a rovescio. Ovviamente cuciamo a rovescio. Prendiamo la misura dello scalfo e quanto ci serve e poi andiamo a rifinire il tutto. Ho terminato di cucire sia ai lati e la cucitura l'ho fatta a colore, visto che avevo a disposizione ancora i 3 colori. Dove c'è l'arancio ho usato il filo arancio, dove c'è il filo marroncino allora ho usato il filo marroncino. Ho fatto in questo modo, in maniera così non si vede poi un colore diverso. Allora adesso andiamo a rifinire lo scollo. Lo scalfo ho lasciato circa lineari sui 23-24 centimetri. Ovviamente è abbastanza spessa la lana e lo voglio abbastanza aderente, ma allo stesso tempo se metto sotto una maglia, una camicia, insomma deve star bene. Allora adesso andiamo a rifinire lo scollo. Allora, per rifinire lo scollo, se vi resta il filato, possiamo andarlo a rifinire sia la metà e aggiungerne altro, l'altro colore, oppure fare tutto di un solo colore. Adesso vado a prendere il filo e vado a lavorare semplicemente delle maglie alte. Mi aggancio dietro, prendo il filo, realizzo una catenella e vado a lavorare
una maglia alta, doppia maglia bassa come sempre. Adesso vado a lavorare come abbiamo fatto in questo punto le maglie alte. Cosa faccio? Adesso sto al di fuori del punto a V, entro nel punto a V. Allora sto attenta a bloccare il filo dietro, perché essendo molto peloso si può bloccare in questo modo, non si vede nulla, comunque si incastra bene. Poi vado nella maglia successiva, vedete, dentro al punto a V e fuori dal punto a V, in questo modo, dentro al punto a V e fuori. In questo modo vado a rifinire il nostro scollo. Ecco qui, in questo caso. Allora, adesso che noi stiamo lavorando laterale, siamo arrivati fino qui, adesso vado a concludere qui fuori. Noi qui abbiamo, metto in questo modo così si vede meglio, allora qui abbiamo tutte maglie alte. Le maglie alte noi che cosa facciamo? Andiamo a lavorare 2 perché ci troviamo laterale. Andiamo a lavorare primo e seconda maglia, prima e seconda maglia, per forza, perché comunque dobbiamo andare a lavorare il laterale, che sono delle maglie alte che sono distese. Andiamo a lavorare 2 maglie, spero ecco che si vede bene un po' questo colore. Siamo arrivati fino qui, possiamo decidere o sempre 2, vedete la lentezza, controllate bene se è troppo lento, poco lento, perché ne potete fare in meno, cioè questo dovete anche regolarvi. In questo caso potete fare la variante e cambiare colore in questo modo, oppure potete seguire per dare uno stacco, sempre lavorare una maglia, la seconda maglia. Tanto il filato insomma ci basta per fare tutto il giro. Andiamo a lavorare bene il filo. Adesso siamo arrivati quasi al centro. Sto proseguendo con 2 maglie. Adesso vi faccio vedere bene, mettendo in maniera che si vede. Vedete, qui è la parte del centro. Allora qui dobbiamo lavorare una maglia. Allora, per fare la parte centrale ho realizzato, questa è una maglia distesa, ho realizzato la prima maglia alta e va bene. Adesso vado a realizzare una maglia e lascio in sospeso, prendo la parte centrale e lascio in sospeso, la parte diciamo quella successiva, che è questa, lascio in sospeso e vado a chiudere. Comunque faccio un'altra maglia, vedete, perché sono 2 per ogni maglia distesa, e abbiamo realizzato qui la punta. Adesso proseguo e vado a lavorare tutto il giro. Ecco qui lo scollo fatto. Adesso vado a nascondere i fili. Allora, ho terminato anche un piccolo bordino, come vedete l'ho realizzato con a maglia bassa, ma molto lento, se no dopo arriccia un pochino e ci fa difetto. Per quanto vediamo qui allo scollo, diciamo, è rimasto molto morbido. Per il resto sotto io lo lascerei così, anche se poi un pochino di filato ci resta dell'arancio. Possiamo anche fare un punto gambero. Io lo lascio così, ecco. Ho deciso, però se volete rifinirlo anche con un punto gambero, un pochino di filato vi resta quell'arancio e ci va bene, perché comunque collegato c'è l'arancio e possiamo fare un piccolo bordo arancio. Io lo lascio in questo modo. Devo dire che il gilet mi piace tantissimo, è una nuvola, morbidissimo, veramente molto ma molto morbido, e come misure insomma sono perfette, anche perché prendere la misura è super semplice, basta prendere la circonferenza come vi ho detto e si fa. Per quanto riguarda lo scollo vi ho spiegato come prendere le misure, potete decidere da sole di farlo più scollato, più corto, più
come preferite. E poi, se proprio volete aggiungere le maniche e realizzare come un maglioncino, possiamo fare le maniche con un colore, non so, possiamo decidere con l'arancio, con l'avana, possiamo decidere di fare un solo colore le maniche invece di farle a più colori. Possiamo anche fare questo, questa è un'idea. Io ho preferito il gilet, li utilizzo tantissimo, lo sapete che li adoro, e mi piace tanto perché è morbido e molto molto caldo. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto perché è semplice, ma nello stesso tempo ci vuole un po' di accortezza per quanto riguarda lo scollo, però è anche divertente da lavorare. Allora, terminato il vostro gilet, spero che l'avete visto, insomma, tutto il video, che state già lavorando a preparare il gilet facile, veloce e caldo, proprio in questo periodo che fa tanto tanto freddo. Potete realizzare anche le maniche se volete, anche di un solo colore. Potete realizzare i colori che ho scelto io e poi un solo colore per le maniche. Insomma, potete giocare con i colori, visto che ci sono, per questo filato ci sono 11 colori. Allora, io vi saluto, ci vediamo sempre il lunedì e venerdì, ma anche il mercoledì. Un bacino a tutte, se volete seguitemi anche su Instagram, Luana Dolce Riflessi, ma anche sul gruppo. Un bacione e a presto!